Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo più che nuovo, inedito video. Come avrete visto, e se non l'avete ancora fatto, fatelo subito iscrivendovi al nostro canale. Nel 2017 WeDrive è stato a Dubai. Quindi abbiamo deciso di portarvi alla scoperta di Room Number 3 e delle sue incredibili supercar in questo vlog inedito. Siamo a bordo di questa SLS AMG. Diciamo che la particolarità di quest'auto è hanno i portieri dei gabbiani. Sono difficili da prendere, però vedete, comunque sono bellissime. Niente, lo stile Mercedes comunque è uno stile diciamo un po' vecchiotto, però quest'auto è davvero fenomenale. Cambio automatico. Qui possiamo trovare solite funzioni di Mercedes con Comfort, Sport, Sport Plus, penso Race, quindi insomma, l'infotainment. Purtroppo quest'auto non posso accenderla, ma sono piuttosto sicuro che faccia davvero un bel sound. Gli interni hanno comunque dei dettagli rossi, infatti non so se avete visto anche gli esterni, che sono particolari perché hanno la bandiera degli Emirati Arabi Uniti sul cofano e alcune scritte sul retro, quindi davvero una macchina molto molto bella, molto particolare. Un po' tranciatesta questa portiera. Wow! Siamo all'interno della Lamborghini Murcielago. Wow! Questa macchina comunque ha i suoi anni, ma non penso di certo che possa sfigurare davanti le più recenti figlie della casa Lamborghini. E qua a fianco ne abbiamo un'altra. Abbiamo anche qui interni neri in pelle e rossi, anche per vedere, e inserti nell'Alcantara. E qua abbiamo cambio ovviamente automatico, quindi con tutte le varie impostazioni di guida, e una retromarcia. Qui non capisco come, perché cambio automatico con palette, sound bellissimo. E ancora finalmente il contachilometri tutti analogici. Ovviamente quest'auto comunque è un po' vecchiotta, quindi di certo non può avere i contachilometri digitali. Portiere un po' scomode nella chiusura, però sono straordinarie, bellissime. Specchietto è stupendo, sottile, davvero bello. Davvero peccato che purtroppo in questo showroom non posso accendere le auto. Mi sarebbe piaciuto sentire il sound di questo motore, però meglio di nulla. Siamo all'interno di questa Nissan GT-R Nismo, quindi la versione ancora più estrema di quest'auto. E io credo che sia davvero molto bella, davvero ben fatta, ben costruita. In primis dai materiali, volante comunque morbido in Alcantara, tutta la plancia rivestita in Alcantara, con sedili in pelle e dettaglio quindi parte centrale del sedile in rosso e dettaglio delle cuciture, anche queste in rosso.
pelle sul cambio, anche questa rossa, cambio che è automatico, e il tunnel centrale è in fibra di carbonio, come potete vedere. E diciamo che la parte che mi piace di più di quest'auto è la parte del guidatore, perché in primis possiamo vedere un po' tutte le varie informazioni che sono analogiche, poi con questo dettaglio rosso all'interno del contagiri che è davvero molto bello, con la scritta Nismo. Inoltre il volante molto, molto particolare, questa costruzione che, sebbene sia plastica, però comunque è fatta davvero molto bene e particolare. Palette sembrerebbe alluminio, ma forse plastica ben fatta, però comunque per essere un'auto super sportiva, un'auto comunque molto potente, ma anche insomma relativamente costosa, di certo da qualche parte devono pure andare a risparmiare. Impianto Bose, e niente, qui possiamo vedere il tasto per accenderla, quindi il Start Stop Engine, e qui il manettino per controllare tutte le varie impostazioni di questo infotainment, con le varie informazioni qui, per esempio per suppongo il differenziale, poi per gli ammortizzatori e per spegnere i vari controlli. Clima automatico, insomma comunque abbastanza ricca quest'auto, anche se ovviamente questo tipo di auto è un'auto comunque che bisogna utilizzare in pista, o comunque di certo non sono questi dettagli dell'infotainment che insomma vanno apprezzati, e sicuramente Nissan ha deciso di optare tutto quanto sul motore, sulla potenza di questo e sulle prestazioni ovviamente. Siamo all'interno di questa Aston Martin DBS. Perché siamo all'interno di questa Aston Martin DBS? Alla fine è un'auto che si vede abbastanza spesso in giro. È importante perché, quindi ho deciso di filmarla perché per gli inserti in fibra di carbonio, per l'Alcantara, per il volante in pelle traforata, o forse per il piano black della plancia. Beh, in realtà è una cosa che non si vede spesso in una Aston Martin, e il ragazzo che mi sta accompagnando dice che il valore di quest'auto è davvero altissimo solo per una cosa: cambio manuale. Un cambio manuale a 6 marce, vecchio stile, è enorme, non è uno di quei cambi moderni, è davvero enorme, quasi il cambio di un pullman, è pesantissimo, è durissimo, è l'unica cosa che realmente dà valore a quest'auto. Per il resto è una Aston Martin solita di questo periodo, che ricordiamo è la versione diciamo più estrema della Aston Martin DB9. Anche qui l'infotainment è nascosto all'interno di quel rettangolino. Poi insomma soliti pulsanti per il clima, radio, però questo cambio manuale è davvero straordinario. È raro trovare una macchina al giorno d'oggi così potente con il cambio manuale. Soltanto Porsche ultimamente sta riprendendo il cambio manuale. Io spero che altre auto possano farlo. Va davvero, davvero fantastico. Come avrete capito, per dei petrolhead come noi, Dubai rappresenta il paradiso. Noi non riusciamo a decidere quale tra queste fosse la miglior Oh, e sto registrando! Bart, cioè, questi video di Dubai sono belli, però dobbiamo andare avanti. Cioè, sei nato l'anno scorso a Dubai, sì. Belle le auto, bello tutto, però andiamo avanti, cioè abbiamo un sacco di prodotti da fare, di video. Puntata. Vabbè, iscrivetevi, fateci sapere il like, i commenti, attivate la campanella delle notifiche. Basta, prossimo video, basta. Basta.